Ti è mai capitato di sentire quella stretta allo stomaco prima di una lezione di italiano? Quell'ansia quando qualcuno ti fa una domanda? Quella voce interiore che ti dice: e se non mi capisce? E se dico una cosa stupida? E se pensa che il mio italiano faccia schifo? Parlare una lingua straniera, soprattutto le prime volte, fa molta paura. È un atto di coraggio che chiunque abbia imparato una lingua conosce. Noi professori sentiamo spesso frasi come: Prof, ma perché non riesco a parlare? Capisco tutto, ma al momento di parlare mi blocco, ho paura, mi viene l'ansia. Insomma, sai di avere difficoltà, in particolare quando parli. Queste tue difficoltà ti portano probabilmente a evitare di parlare italiano quando vorresti. E allora magari in Italia con gli sconosciuti preferisci usare l'inglese e quando la conversazione è in italiano parli il meno possibile e magari proprio per questo motivo ti senti molto meno interessante e divertente di quanto tu non sia nella tua lingua madre. Ti capisco, anch'io mi sono sentito così tante volte nella mia vita di studente di lingue, soprattutto agli inizi. Il problema è che per parlare bene bisogna parlare molto e meno lo facciamo per ansia e per paura, più ci condanniamo a non migliorare e dunque è un circolo vizioso da cui è importante uscire. Ma da cosa dipendono queste difficoltà che hai nel parlare in italiano? Beh, ci sono alcune possibili risposte. Io te ne darò 5 e poi vedremo alcune soluzioni pratiche. Infine ti aiuterò anche a capire se il tuo insegnante di italiano, se ne hai uno, fa per te o se invece è un pezzo di merda che dovresti cambiare perché aggiunge solo benzina al fuoco della tua ansia. Mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara la lingua italiana. Attiva i sottotitoli se ne hai bisogno e ricorda che la trascrizione integrale di questo video si trova sul mio sito podcastitaliano.com. Come sempre poi ho anche preparato un PDF che accompagna il video e ti permetterà di ripassare tutto quello che vedremo oggi con consigli pratici. Ti consiglio di stamparlo a proposito perché ti tornerà molto utile. Ti lascio il link in descrizione, ma puoi anche scansionare questo codice QR. Fallo subito, scarica il PDF e poi continua a guardare il video, così non ti dimentichi. Difficoltà numero 1. Sei ancora nel tuo periodo silenzioso. Nell'acquisizione di ogni lingua, anche la lingua madre per un bambino, c'è un periodo silenzioso, una fase naturale e temporanea in cui l'apprendimento avviene principalmente attraverso la comprensione passiva e l'elaborazione mentale e non siamo ancora in grado di usare, di produrre attivamente la lingua. È un periodo di assorbimento, di preparazione ed è cruciale per la formazione delle strutture cerebrali e per lo sviluppo di una comprensione grammaticale e di un vocabolario che rendano poi possibile parlare quando siamo pronti. Magari capisci bene questo video, soprattutto se parli già una lingua romanza, ma quando provi ad aprire bocca non esce niente. Ecco, allora che cosa ti consiglio? Sii paziente perché la fase silenziosa può variare di durata ed è normale, fa parte integrante del processo di apprendimento di una lingua. 2. Continua a consumare quanto più input comprensibile ti è possibile, ad ascoltare e a leggere, perché proprio questo aiuterà il cervello a elaborare le informazioni e a imparare, anche se magari non sembra. Se non sei più nel periodo silenzioso e quindi hai già iniziato a parlare in italiano, la tua difficoltà potrebbe invece dipendere da altri fattori. Difficoltà numero 2, sei una persona ansiosa. L'ansia è uno dei fattori affettivi o della personalità che più inibiscono, che più rendono difficile la comunicazione orale, cioè parlare. Molti studenti provano uno stato di ansia nel dover comunicare in una lingua che non conoscono ancora bene. Buona notizia, studi dimostrano
che l'ansia negli studenti tende a diminuire man mano che diventano più abili. Quindi porta pazienza e vedrai che le cose andranno meglio con il tempo, probabilmente. Ed è questa esattamente la mia esperienza. Le prime conversazioni in una lingua straniera di solito sono terrorizzanti, ma poi con il tempo va meglio e l'ansia diminuisce, soprattutto se trovi le persone giuste, come vedremo, o anche l'insegnante giusto o giusta. Difficoltà numero 3. Sei una persona dall'autostima non altissima. L'autostima è uno dei fattori di personalità che frenano lo studente quando parla. L'autostima è legata al fattore di cui abbiamo già parlato, l'ansia. Persone con scarsa stima di sé tendono ad essere più ansiose di altre persone più sicure. Difficoltà 4. Sei una persona dall'io linguistico inibito. Il linguista Ghiora e colleghi hanno proposto una sorta di teoria psicanalitica dell'apprendimento della seconda lingua. Cioè, in pratica hanno ipotizzato che esista un io linguistico, no? Che si forma durante l'infanzia e durante tutte le nostre esperienze di vita legate alla nostra lingua madre, ok? La nostra L1. Imparare una lingua seconda, una L2, significa in qualche modo violare i confini di questo io linguistico che si è sviluppato durante tutta la nostra vita. Insomma, la nostra identità linguistica può bloccarci. Conosco molti studenti, per esempio, che non riescono a migliorare la propria pronuncia proprio perché non riescono a produrre suoni stranieri che magari per loro sono strani. Questa cosa proprio li mette in imbarazzo, parlare con un accento straniero. Ecco, la cosa divertente di questo studio sono gli esperimenti che sono stati fatti che consistevano nel somministrare ai soggetti delle piccole quantità di alcol o di Valium, chiedendo poi loro di pronunciare delle sillabe in una lingua straniera sconosciuta come il thailandese. Mentre il Valium, quindi un ansiolitico, pareva non avere alcun effetto e dunque non si trattava probabilmente di un problema di ansia, l'alcol portava i soggetti a una migliore pronuncia. Ghiora e colleghi spiegano questi curiosi risultati nei termini della loro teoria. L'alcol indurrebbe una minore inibizione nei confronti della lingua straniera, rendendo più permeabile questo io linguistico. E in effetti è un luogo comune che però forse ha una base di verità, cioè che bere alcol aiuti a sentirsi più sciolti e più disinibiti in una lingua straniera. Io non ti consiglio di trincarti una bottiglia di Montepulciano prima di parlare italiano, visto che l'alcol fa male per tanti motivi, ma da questo punto di vista forse potrebbe aiutare. Difficoltà numero 5. Il problema è il tuo insegnante. Il tuo insegnante potrebbe avere una certa responsabilità rispetto al tuo problema di produzione in italiano. Ogni buon insegnante dovrebbe porsi di volta in volta per ciascuna attività che chiede di realizzare ai suoi studenti una serie di domande. Che tipo di risposta mi aspetto dallo studente? In quali tempi? Correggerò i suoi errori? Tutti o solo alcuni? E in che modo? Se il tuo insegnante non si pone queste domande e non si dà le risposte giuste, probabilmente è in parte responsabile della tua ansia, perché si tratta di domande molto importanti. In quel caso la soluzione è molto semplice: cambia insegnante. Vediamo nel dettaglio quali sono le scelte che l'insegnante deve fare e questo ti aiuterà anche a capire come rapportarti con il tuo insegnante e a capire se è un bravo insegnante, un insegnante che ti mette a tuo agio, oppure se invece ti crea ulteriore ansia. Rispondendo alla domanda che tipo di risposta mi aspetto, il docente che lavora con una classe, con un gruppo di studenti, deve considerare che tra le attività che per uno studente generano più ansia ci sono quelle orali in presenza di tutta la classe. Per esempio, rispondere a una domanda davanti a tutti o fare un role play. Ecco allora che sarebbe meglio lavorare a coppie o a piccoli gruppi. Se sei un autodidatta, cioè impari da solo o da sola, puoi decidere di iniziare a parlare invece che davanti a un pubblico ampio, davanti a un piccolo gruppo o con un unico interlocutore, un tutor o un partner di scambio linguistico,
o perfino con te stesso, registrandoti e riascoltandoti. E tra un secondo ti parlerò di come l'intelligenza artificiale può essere uno strumento utilissimo in questo senso. Rispondendo alla domanda in quali tempi mi aspetto la risposta dallo studente, gli insegnanti sono in genere molto impazienti nel ricevere le risposte e questo causa ansia agli studenti. Qui una soluzione potrebbe essere negoziare con l'insegnante un tempo per pensare la risposta, un tempo durante il quale, ad esempio, puoi elaborare una sorta di scaletta mentale di quello che vuoi dire o magari annotare alcune parole chiave, ecco, tutto rivolto ad avere meno ansia. Poi rispetto all'annosa questione di correggere o non correggere, l'unica risposta possibile è dipende, perché tu forse vorresti che tutti i tuoi errori fossero corretti, ma magari anche essere costantemente interrotto per queste correzioni potrebbe minare la tua sicurezza. Spetta al tuo insegnante decidere quando è il momento giusto di correggere, quando è meglio non correggere. Se stai facendo un esercizio grammaticale, il prof deve correggerti, ma se l'obiettivo è comunicare, è la fluency e il messaggio è chiaro, allora la cosa migliore da fare è non correggere, perché sennò si crea ulteriore ansia e si peggiora la bassa autostima degli studenti. Essere corretti nel mezzo di un discorso che è già difficile e faticoso a livello mentale, magari un discorso emotivo, è fastidioso nel migliore dei casi, ma anche demotivante nel peggiore dei casi. Quindi non avere paura a chiedere al tuo insegnante di correggerti un po' di meno se senti che questo ti provoca ansia. Infine, come correggere? Beh, è importante che le correzioni dell'insegnante siano sempre rispettose, che non ti facciano sentire in colpa o non ti facciano sentire stupido. Se hai bassa autostima, questo può solo peggiorare la situazione. Un bravo insegnante non dovrebbe mai essere troppo diretto. Un modo indiretto per correggere un errore è riformulare la frase dello studente sostituendo la forma sbagliata con la sua versione corretta. Ad esempio, se tu mi dici Davide, ho piaciuto molto questo video, io ti rispondo davvero? Ti è piaciuto il video? Ne sono felice. Ho riformulato la tua frase correggendo qui l'ausiliare del verbo piacere, che sarebbe mi è piaciuto. Ecco, magari il tuo insegnante lo fa già e in tal caso è un bravo insegnante, tienilo. Ricorda che non sei un ostaggio del tuo insegnante, puoi sceglierlo, puoi cambiarlo, puoi cercarne uno che ti faccia sentire più a tuo agio, devi avere un ruolo attivo nei suoi confronti. Detto questo, parlare con un insegnante o una persona in carne ed ossa può comunque essere causa di grande ansia, soprattutto agli inizi. Lo so bene perché ci sono passato molte volte in passato. Diamine, io sono introverso nella mia stessa lingua e in certe situazioni sociali mi sento bloccato, quindi figuriamoci in una lingua straniera. La tecnologia può venire in nostro soccorso. C'è un'applicazione sviluppata da un'azienda con cui ho un accordo da quasi 2 anni che usa l'intelligenza artificiale per permetterti di parlare con un bot virtuale senza l'ansia e senza la paura che probabilmente provi se parli con un essere umano. Si chiama Teacher AI e si dà il caso che puoi usarla per parlare con il mio clone virtuale. Bene, questa è l'app di Teacher AI. Come vedi ci sono un sacco di lingue che puoi imparare, ma ci sono anche tanti insegnanti per ogni lingua. Ma scegliamo Davide Gemello, visto che siamo egocentrici. Ti voglio far vedere una nuova funzione, è come una chiamata al telefono, quindi... Ciao, come stai oggi? Bene, un po' stanco. Capisco, un po' di stanchezza può capitare. Hai fatto qualcosa di interessante oggi? Sono andato sul Monte Bianco, fino alla cima. Wow, sei andato proprio fino alla cima, che esperienza incredibile. Com'è stata la vista da lassù? È bella. Come si dice in italiano breathtaking? Si dice mozzafiato, quindi potresti dire la vista era mozzafiato. Ti è piaciuta l'esperienza sul Monte Bianco? Sì, molto. È stata one of the best experiences of my life. How do you say that in Italian? Puoi dire, è stata una delle migliori esperienze della mia vita.
Certo, non è come parlare davvero con me, ma magari la mia voce ti rilassa, ti mette a tuo agio, magari sei abituato a sentirmi parlare. Ecco, su Teacher AI puoi parlare 24 ore su 24, quando vuoi, dove vuoi, ti permette di salvare e ripassare le parole, di tenere traccia dei tuoi progressi. È fatta davvero benissimo. Possiamo cliccare sulle parole che non conosciamo e avere una traduzione nella nostra lingua. E poi se vado nella modalità review posso rivedere queste parole che sto imparando, quindi stanchezza, e ho praticamente delle flashcards che mi aiutano a imparare. E se andiamo nelle impostazioni possiamo scegliere la lingua che usa l'insegnante, quindi il nostro insegnante capisce l'inglese, per esempio, ma possiamo cambiarlo. Insomma, molto personalizzabile in modo che io possa fare quello che tu vuoi. Ora, parlare con insegnanti, parlare con persone reali rimane importante, perché alla fine, no, la comunicazione con altri esseri umani è il motivo per cui impariamo una lingua. Ma proprio per arrivare a quel punto in cui l'ansia e la paura delle prime conversazioni sono più tollerabili, e anche in generale per abituarsi a parlare più spesso, anche spendendo un po' meno soldi, Teacher AI è davvero un ottimo strumento. Ti lascio il link in descrizione se vuoi provarlo, te lo consiglio. Abbiamo visto 5 possibili ragioni per cui l'ansia, l'autostima e l'inibizione potrebbero far sì che per te sia molto difficile parlare italiano, ma ora è il momento di proporti delle soluzioni. Se le tue difficoltà dipendono dal fatto che non hai ancora abbastanza grammatica, abbastanza vocabolario per esprimerti, il mio consiglio è non evitare di comunicare, ma utilizza alcune strategie che puoi fare se sei in difficoltà. Usa delle parafrasi, cioè di le cose in maniera più semplice. Questa è un'abilità fondamentale che ogni studente dovrebbe imparare. Ad esempio, non sai dire tradurre, puoi dire trasformare da una lingua all'altra, passare da una lingua all'altra. Cerca di abituarti a dire ciò per cui non hai una parola con le parole che sai, con gli strumenti che hai. 2. Offri definizioni funzionali, cioè identifica la funzione degli oggetti, lo scopo per cui usiamo un oggetto. Per esempio, se non ti ricordi la parola coltello, puoi dire l'oggetto che usiamo per tagliare il pane. Come si chiama? Descrivi. Non conosci la parola cappotto? Puoi dire quel vestito lungo e caldo che mettiamo sopra i vestiti quando fa freddo. Ricorri a parole dal significato non uguale ma simile, oppure nega il contrario. Pensaci, lo fai di continuo nella tua lingua. Non conosci la parola detesto? Beh, puoi dire odio, puoi dire non amo, puoi dire non mi piace, oppure non mi piace per niente. Usa dei paragoni per aiutare il tuo interlocutore a darti la parola che ti manca. Non ti ricordi la parola dolce? Puoi dire quella cosa come lo zucchero. Un interlocutore che vuole collaborare con te verrà in tuo soccorso e ti aiuterà dicendoti la parola che ti manca, che non ti viene in mente. Ricorri anche a degli esempi. Non ti viene in mente la parola elettrodomestici? Puoi dire ad esempio il forno, la lavatrice, la lavastoviglie. Inventa parole nuove se sei particolarmente fantasioso, puoi inventare tu delle nuove parole per farti capire. Non ricordi come si dice lavastoviglie? Puoi inventarti una parola come lavapiatti e otterrai l'effetto di essere capito e magari anche di far sorridere il tuo interlocutore. Poi, se sei una persona ansiosa, respira, prenditi del tempo per organizzare mentalmente ciò che vuoi dire. Usa magari uno dei segnali discorsivi che i parlanti nativi usano per prendere tempo e per strutturare i discorsi, come vediamo, dunque, diciamo, voglio dire, allora, nel senso, cioè, poi, guarda, senti. Questi sono i segnali discorsivi, seguiti da una lunga pausa. A questo proposito ne ho parlato in questo video, dove ti consiglio anche alcune strategie per parlare in maniera più naturale come un italiano. 3. Ricordati che nella comunicazione reale raggiungere l'obiettivo
comunicativo è più importante che evitare gli errori. Cerca di focalizzarti sul contenuto di ciò che vuoi dire anziché sulla forma. In linguistica si parla di focus on content e di focus on form. Ecco, a te interessa il focus on content, sul messaggio. Look, madam. Trevi Fontaine, Bellini Dolce Vita. Oh, never seen that before. Navona Square, Bernini Fontaine. And after St. Peter. Rome is our wonderful. country, yes, bello. Rome is wonderful. I like Rome. Our Mi country is piace beautiful. Roma. Italia is beautiful. Roma is beautiful. Dopo St. Peter, dove andare? Voi avete prenotation, your prenotation ristorante Hotel 2. Dove andiamo? Scegli dei partner linguistici o degli insegnanti collaborativi. Un partner linguistico collabora se di fronte a un tuo errore che genera fraintendimento ti chiede di chiarire quello che vuoi dire. Usa espressioni come cosa? In che senso? Scusa, mi spieghi meglio? E in questo modo ti segnala che c'è un problema e ti dà la possibilità di intervenire. Studi dimostrano che quando vengono prodotti questi segnali di incomprensione, la maggior parte delle volte, 75% secondo uno studio, i parlanti non nativi riformulano il proprio messaggio in maniera più chiara. Poi un partner linguistico collaborativo, oltre a richiedere chiarimenti, parla lentamente, enfatizza le parole importanti, ripete se necessario le frasi, sia le sue sia quelle dell'altro, chiede conferma che tu abbia capito. Insomma, non accontentarti di un partner linguistico qualsiasi, sii esigente e ricorda anche quanto abbiamo detto sugli insegnanti. Bene, in questo video ci siamo concentrati sui fattori principalmente psicologici, ma anche didattici che possono essere un ostacolo quando vuoi parlare italiano, ma forse la tua difficoltà semplicemente sta nel non conoscere abbastanza parole o nel non saperlo usare in maniera attiva, anche se passivamente le capisci. Questo da un lato è assolutamente normale, dall'altro può essere dovuto al fatto che semplicemente non parli abbastanza, non dedichi abbastanza tempo al parlato, ma ti concentri soprattutto su attività passive come la lettura e l'ascolto, che sono fondamentali, ma ricorda che se vuoi anche parlare bene, a un certo punto devi iniziare a parlare e farlo molto. Qualche tempo fa ho fatto un video dove ti spiego come fare se vuoi attivare il tuo italiano, se vuoi essere meno passivo e più attivo nell'uso della lingua. Te ne ho parlato in questo video che ti lascio anche alla fine. Se vuoi ripassare tutto quello che ho detto oggi, ti ricordo che ho preparato un PDF che riassume tutti i contenuti della lezione, quindi trovi tutto lì, puoi scaricarlo a questo codice QR e infine ti consiglio anche di provare Teacher AI perché è davvero una grande applicazione per noi ansiosi. Ti lascio un link in descrizione. Alla prossima!